Ciao! Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi voglio preparare insieme a voi una ricetta davvero squisita e sto parlando della torta di carote. Questa volta voglio proporvi una ricetta che è adatta anche per tutte quelle persone che sono intolleranti alla frutta a guscio, quindi per esempio le mandorle e le nocciole. Se vi ricordate bene, nell'altra ricetta che avevo eseguito della torta di carote, avevo messo un'aggiunta di farina di mandorle, o per meglio dire di polvere di mandorle, essendo che non contiene glutine è giusto chiamarla polvere. Questa volta invece avremo una semplicissima torta di carote senza frutta a guscio, che possiamo anche chiamare una camilla. E adesso vi elencherò tutti gli ingredienti. Ci tengo a precisare che questa ricetta è una ricetta tratta dalla trasmissione TV Il menù di Benedetta Parodi. Era una ricetta davvero molto carina fatta dai bimbi insieme a lei e mi ha molto colpito. Ho detto proviamola, secondo me verrà davvero buonissima. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti e ci mettiamo subito al lavoro. Per la torta di carote avremo bisogno di 400 g di carote macinate, 300 g di farina, 300 g di zucchero, io ne ho messi 260 g, 3 uova, poiché io avevo delle uova molto piccole, ne ho utilizzate 4. Poi abbiamo bisogno di un bicchiere di olio di semi, un pizzico di sale, della vanillina, o se avete la vaniglia ancora meglio, quella in bacche, un po' di scorza di limone grattugiata, una bustina di lievito. E poi ricordatevi, prima di mettervi al lavoro, la cosa migliore che potete fare è rivestire una tortiera. Io in questo caso ho utilizzato 2 di queste di dimensione media, come potete vedere. Sono usa e getta e le ho rivestite con la carta da forno. L'ho ritagliata prima la base e poi il bordo. Le ho attaccate semplicemente mettendo un goccino di burro. In questa maniera la carta forno sta bella attaccata e quindi ci farà uscire una torta con il perimetro molto regolare, perché a volte sapete, quando si mette la carta da forno appoggiata viene tutta spiegazzata e la torta ha delle irregolarità. Quindi la cosa migliore da fare quando ci accingiamo a fare una torta è sempre quella di prepararci tutto, così ci possiamo sbrigare. Quindi iniziamo subito a lavorare. Grattugiamo la buccia del limone. Aggiungiamo anche la vanillina. Aggiungiamo un pizzico di sale. Adesso aggiungiamo le nostre uova. Aggiungiamo anche lo zucchero. Adesso dobbiamo aggiungere poco per volta l'olio, sempre mentre stiamo frullando con il nostro sbattitore elettrico. Giustamente ho dovuto mandarlo molto più veloce, altrimenti sarebbe durato una decina di minuti. Bene, a questo punto dobbiamo inserire la farina setacciata insieme al lievito pane angeli.
Bene, adesso è arrivato il momento di incorporare la farina setacciandola. Io utilizzo lo sbattitore elettrico alla minima velocità. Sì, lo so che ho aumentato la velocità di 4 per e quindi vedrete tutto molto veloce, ma in realtà la velocità è al minimo. In questa maniera non si formerà la maglia glutinica e quindi la torta non diventerà dura. Mi raccomando, se fate questo lavoro con la velocità bassissima. Prendiamo una spatola e amalgamiamo tutto. Questo è il momento di aggiungere le carote. Mi raccomando, è davvero importantissimo essere il più precisi possibile in questo passaggio perché altrimenti avremo una torta più alta e poi avremo una torta più bassa e quindi se le cuoceremo insieme ovviamente una poi sarà più cotta rispetto all'altra, quindi precisione proprio al massimo che potete. Queste due teglie sono della Cookie e sono del diametro di 19,5, quindi sono diciamo dimensione media. Se vogliamo quantificare le porzioni direi che sono 8 porzioni ciascuna. Adesso le mettiamo in forno a 170 gradi per 30-35 minuti e comunque secondo cottura. Mi raccomando, prima di togliere dal forno dovete fare la prova a stecchino. Se lo stecchino uscirà abbastanza asciutto, allora la torta sarà cotta. Quindi tenete sempre sott'occhio le vostre torte e non abbandonatele in forno perché ogni forno è diverso e quindi ci saranno diversi minuti di cottura per ogni forno, ecco, non è proprio una nozione esatta. Ed eccola qua, la nostra torta di carote è pronta. Adesso proveremo a tagliarla e vedremo com'è il risultato.
Come potete vedere ha un colore bellissimo e morbidissima, guardate. Mi dispiace che non potete sentirne il profumo. Adesso l'assaggerò per voi e vi farò sapere se è buona, ma non ho dubbi. È buonissima. Questa la finisco io, quest'altra ve la vorrei offrire a voi, però purtroppo non è possibile. Venite a trovarmi e ve ne preparerò una. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, io vi mando un bacione e ci vediamo presto alla prossima video ricetta.